Aldo ha 70 anni e vive a Verona. Per 40 anni ha lavorato come postino. Adesso è in pensione e ha molto tempo libero. Una cosa gli manca da tutta la vita. Aldo non ha mai imparato a suonare il pianoforte. Da bambino la sua famiglia era povera. Non c'erano soldi per le lezioni di musica, ma il sogno è rimasto nel suo cuore. Un giorno di luglio ha visto un annuncio. Lezioni di piano, anche per adulti, diceva. C'era un numero di telefono. Aldo ha aspettato 2 giorni. Poi ha preso il telefono e ha chiamato. Una voce gentile ha risposto. «Buongiorno, sono Marta», ha detto la ragazza. Marta ha 28 anni e insegna musica. Abita al 3° piano di un vecchio palazzo. «Venga martedì sera alle 7», ha detto. Il primo martedì Aldo è arrivato in anticipo. Ha salito le scale lentamente. Al 3° piano ha sentito una musica dolce. Marta stava suonando vicino alla finestra aperta. La sera d'estate era calda e tranquilla. «Benvenuto», ha detto Marta con un sorriso. Il pianoforte era nero e molto vecchio. «Era di mia nonna», ha spiegato Marta. Aldo si è seduto davanti ai tasti. Le sue mani tremavano un po'. «Ho paura di sbagliare», ha detto. «Non c'è fretta», ha risposto Marta. «Impariamo una nota alla volta». Aldo ha respirato profondamente. Marta gli ha mostrato il primo tasto. «Questo è il Do», ha detto. Aldo ha premuto il tasto con un dito. Il suono ha riempito la stanza. Aldo ha sorriso come un bambino. «Che bello», ha sussurrato piano. Marta gli ha offerto un bicchiere d'acqua fresca. Fuori si sentivano le cicale. «In agosto Verona è tranquilla», ha detto Marta. «Molte persone sono al mare». Ma Aldo preferiva restare in città. Amava le sere calme e la musica. Ogni martedì Aldo è tornato al 3° piano. Ha imparato le note una dopo l'altra. A casa non aveva un pianoforte vero. Allora ha disegnato i tasti su un cartone. Ogni giorno muoveva le dita sul cartone. Sua moglie Teresa lo guardava e rideva. «Sei come un bambino felice», diceva. Ogni lezione durava 1 ora. Dopo Aldo e Marta bevevano un tè. Parlavano della vita e della musica. Aldo raccontava del suo lavoro da postino. «Conoscevo tutte le strade di Verona», diceva. «Ora imparo qualcosa di nuovo». Le settimane sono passate in fretta. Alla fine di agosto Aldo sapeva una canzone. Era una melodia semplice e antica. Marta era molto contenta di lui. Un martedì Marta aveva una notizia. «Domenica c'è un piccolo concerto», ha detto. «I miei studenti suonano per gli amici». «Vuole suonare anche lei, Aldo?» Aldo è diventato pallido. «Davanti alla gente? Non posso», ha detto. «Ci pensi con calma», ha detto Marta. Quella notte Aldo non ha dormito bene. Ha pensato al suo sogno da bambino. La mattina dopo ha deciso. «Va bene, provo», ha detto a Teresa. Domenica sera la stanza era piena di sedie. C'erano genitori, bambini e vicini. Faceva caldo, ma le finestre erano aperte. Aldo aspettava il suo turno con il cuore in gola. Finalmente Marta ha detto il suo nome. Aldo si è seduto al pianoforte nero. Per un momento ha chiuso gli occhi. Poi le sue dita hanno iniziato a suonare. La melodia è uscita lenta e chiara. Nessuno parlava nella stanza. Quando ha finito, tutti hanno applaudito. Teresa aveva le lacrime agli occhi. Aldo si è alzato e ha ringraziato. «Ho aspettato 70 anni per questo momento», ha detto. Marta lo ha abbracciato forte. «Non è mai troppo tardi per un sogno», ha detto. Quella sera d'agosto Aldo è tornato a casa felice. Il suo sogno di